In questa occasione mi occupo di mostrare perché la presenza della contingenza all'interno del nostro universo non è in grado di falsificare la visione secondo la quale nel nostro universo vige il determinismo, dove per determinismo dobbiamo intendere il fatto che le leggi della natura che governano il nostro universo determinano tutto ciò che accade al suo interno in modo univoco, e dove per contingenza dobbiamo intendere il fatto che benché ci siano degli eventi che ci appaiono gli stessi, alcuni presentano degli sviluppi ed altri degli sviluppi differenti. Iniziamo col vedere perché il determinismo sembri essere a tutta prima incompatibile con la contingenza. A questo proposito partiamo dalla considerazione secondo la quale se il determinismo vale, allora eventi che sono gli stessi dovrebbero presentare sempre un identico sviluppo, perché quello sviluppo sarà determinato univocamente da una situazione che è sempre la stessa. Questo però non sembra accadere nel caso della contingenza, in quanto in presenza di eventi che a noi appaiono sempre gli stessi, abbiamo in alcuni casi taluni sviluppi e in altri casi sviluppi differenti dai precedenti. Un esempio in proposito ce lo fornisce il lancio di una moneta, perché se prendiamo una stessa moneta e la lanciamo più volte in un modo che a noi sembra essere sempre lo stesso, credendo nel determinismo ci aspetteremmo di vedere verificarsi sempre lo stesso identico sviluppo. In effetti ci sono degli sviluppi che si verificano sempre, come quello costituito dal fatto che tutte le volte nelle quali lanciamo in aria quella moneta saranno anche le volte nelle quali la vedremo cadere al suolo. Questo sviluppo sarà dunque compatibile con il determinismo e sarà da noi definito uno sviluppo necessario. E tuttavia ci sono anche degli sviluppi che alcune volte si verificano e altre volte non si verificano, come quello costituito dalla faccia che quella moneta mostra verso l'alto una volta che si è fermata al suolo dopo che l'abbiamo lanciata, perché in alcuni casi tale faccia è data dal valore testa e in altri casi è data dal valore croce. E dunque questo sviluppo sembra non essere compatibile con il determinismo e sarà da noi definito contingente. In realtà sviluppi di questo tipo, ossia sviluppi contingenti, non sono affatto incompatibili con il determinismo. Si tratta semplicemente di ammettere che quegli eventi che a noi sembrano essere sempre gli stessi lo sono soltanto dal punto di vista macroscopico, che è il punto di vista delle nostre osservazioni, ma non lo sono dal punto di vista microscopico, che è il punto di vista rispetto al quale agiscono le leggi della natura. Più in specifico, si tratta di accettare che ci sono taluni eventi i cui sviluppi dipendono molto poco dalle condizioni microscopiche che pongono in essere i suddetti eventi, e questo fa in modo che al cambiare di quelle condizioni microscopiche comunque a quegli eventi segua sempre lo stesso sviluppo che in questo modo potremo considerare necessario anche dal punto di vista macroscopico. Un esempio in proposito ce lo fornisce ancora una volta l'evento costituito dal lancio di una moneta e lo sviluppo costituito dal cadere al suolo di quella moneta dopo che è stata lanciata. E questo perché in un caso del genere siamo di fronte a uno sviluppo che dipende molto poco dalle condizioni microscopiche che quell'evento pone in essere. Infatti, quando ripetiamo più volte il lancio di una moneta, non importa se quei lanci differiscono tra loro per condizioni microscopiche che non siamo in grado di distinguere a occhio nudo, perché comunque a verificarsi sarà sempre lo stesso sviluppo costituito dal cadere al suolo di quella moneta, e dunque avremo uno sviluppo che potremo definire necessario. In modo simile si tratta anche di accettare che ci sono altri eventi i cui sviluppi dipendono in modo molto sensibile dalle condizioni microscopiche che tali eventi pongono in essere. In questo modo, al variare di tali condizioni microscopiche, avremo che a questi eventi in alcuni casi seguirà uno sviluppo e in altri casi seguirà un altro sviluppo, e quindi potremo dire dal punto di vista macroscopico che ci troviamo di fronte a degli sviluppi contingenti. Un esempio in proposito ce lo fornisce ancora una volta l'evento costituito dal lancio di una moneta e lo sviluppo costituito dalla faccia che quella moneta mostra verso l'alto una volta che si ferma al suolo. Questo perché, in un caso del genere, siamo di fronte a uno sviluppo che è molto sensibile alle condizioni microscopiche che quell'evento pone in essere. Infatti, quando ripetiamo più volte il lancio di una moneta, non importa
se quei lanci differiscono tra loro per condizioni microscopiche che non siamo in grado di distinguere ad occhio nudo, perché comunque potremo avere degli sviluppi differenti. In alcune circostanze, in particolare, la moneta mostrerà verso l'alto la faccia testa, in altre circostanze la faccia croce, e dunque saremo al cospetto di sviluppi che potremo definire contingenti. Arrivati a questo punto siamo in grado di concludere che la contingenza non è affatto incompatibile con il determinismo. Infatti, tale contingenza può essere considerata solo una visione distorta che noi esseri umani abbiamo degli sviluppi che accadono all'interno dell'universo per il fatto che le leggi della natura avvengono a livello microscopico, mentre noi abbiamo contezza solo di ciò che accade a livello macroscopico. Detto questo, penso di aver affrontato adeguatamente il tema di questo video, vi ringrazio di avermi seguito fin qui, vi do appuntamento ai prossimi video, ciao a tutti!